Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Dexedor Orion Pharma SRL. Ultimo aggiornamento, 20 luglio 2021. Cos'ha Dexedor? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Dexedor durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Dexedor? Dexedor ha un farmaco a base del principio attivo dexmedetomidina cloridrato, appartenente alla categoria degli ipnotici sedativi e nello specifico altri ipnotici e sedativi. È commercializzato in Italia dall'azienda Orion Pharma SRL. Dexedor può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni: Dexedor 100 mcg/ml conc. Per inf. F25F 2 ml Dexedor 100 mcg/ml conc. Per inf. F4FL 10 ml Dexedor 100 mcg/ml conc. Per inf. F4FL 4 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Orion Corporation. Concessionario: Orion Pharma SRL. Ricetta: OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo: dexmedetomidina cloridrato. Gruppo terapeutico: ipnotici sedativi. Forma farmaceutica: soluzione, uso interno. Indicazioni: per la sedazione di pazienti adulti in unità di terapia intensiva, Intensive Care Unit, ICU, che necessitano di un livello di sedazione non più profondo del risveglio in risposta alla stimolazione verbale, corrispondente al valore da 0 a 3 della scala Richmond Sedazione Agitazione, Richmond Agitation Sedation Scale, RAS. Per la sedazione di pazienti adulti non intubati prima o durante procedure diagnostiche o chirurgiche che richiedono sedazione, cioè sedazione procedurale cosciente. Posologia: per la sedazione di pazienti adulti in unità di terapia intensiva, Intensive Care Unit, ICU, che necessitano di un livello di sedazione non più profondo del risveglio in risposta alla stimolazione verbale, corrispondente al valore da 0 a 3 della scala Richmond Sedazione Agitazione, Richmond Agitation Sedation Scale, RAS. Solo per uso ospedaliero. Dexedor deve essere somministrato da operatori sanitari specializzati nella gestione di pazienti che necessitano di terapia intensiva. Posologia: pazienti già intubati e sedati possono passare a dexmedetomidina con una velocità di infusione iniziale di 0,7 microgrammi/kg/h, che può successivamente essere modificata gradualmente all'interno dell'intervallo di dosaggio compreso tra 0,2 e 1,4 microgrammi/kg/h fino al raggiungimento del livello desiderato di sedazione, che dipende dalla risposta del paziente. Per i pazienti fragili deve essere presa in considerazione una velocità di infusione iniziale più bassa. Dexmedetomidina è molto potente e la velocità di infusione è espressa per ora. Dopo l'aggiustamento della dose, un nuovo livello di sedazione allo stato stazionario non può essere raggiunto prima di un'ora. Dose massima: la dose massima di 1,4 microgrammi/kg/h non deve essere superata. I pazienti che non raggiungono un adeguato livello di sedazione con la dose massima di dexmedetomidina devono essere trattati con un medicinale sedativo alternativo. L'uso di una dose di carico di Dexedor per la sedazione in ICU non è raccomandato ed associato ad aumento delle reazioni avverse. Se necessario, si può somministrare propofol o midazolam fino al raggiungimento degli effetti clinici di dexmedetomidina. Durata: non c'è esperienza nell'uso di Dexedor per più di 14 giorni. L'uso di Dexedor per un tempo più lungo di questo deve essere regolarmente rivalutato. Per la sedazione di pazienti adulti non intubati prima o durante procedure diagnostiche o chirurgiche che richiedono sedazione, cioè sedazione procedurale cosciente. Dexedor deve essere somministrato esclusivamente da operatori sanitari specializzati nella gestione di pazienti che necessitano di anestesia in sala operatoria o durante procedure diagnostiche. Quando Dexedor viene somministrato per la sedazione cosciente, i pazienti devono essere continuamente monitorati da persone non coinvolte nello svolgimento della procedura diagnostica o chirurgica.
I pazienti devono essere monitorati continuamente per poter rilevare i primi segni di ipotensione, ipertensione, bradicardia, depressione respiratoria, ostruzione delle vie aeree, apnea, dispnea e o desaturazione dell'ossigeno, vedere paragrafo 4.8. Ossigeno supplementare deve essere immediatamente disponibile e fornito quando indicato. La saturazione di ossigeno deve essere monitorata mediante pulsossimetria. Dexdor viene somministrato come infusione di carico seguita da infusione di mantenimento. A seconda della procedura, può essere necessaria una concomitante anestesia locale o un'analgesia per ottenere l'effetto clinico desiderato. Una ulteriore analgesia o sedativi, ad esempio oppioidi, midazolam o propofol, sono raccomandati in caso di procedure dolorose o se è necessaria una sedazione più profonda. L'emivita farmacocinetica di distribuzione di Dexdor è stata stimata in circa 6 minuti. Questa deve essere presa in considerazione, insieme agli effetti degli altri farmaci somministrati, quando si valuta il tempo necessario della titolazione per ottenere l'effetto clinico desiderato di Dexdor. Fase iniziale della sedazione procedurale. Un'infusione di carico di 1,0 microgrammi/kg in 10 minuti. Per procedure meno invasive come la chirurgia oftalmica, può essere adatta un'infusione di carico di 0,5 microgrammi/kg somministrata in 10 minuti. Mantenimento della sedazione procedurale. L'infusione di mantenimento è generalmente iniziata a 0,6-0,7 microgrammi/kg/ora e titolata per ottenere l'effetto clinico desiderato con dosi comprese tra 0,2 e 1 microgrammo/kg/ora. La velocità di infusione di mantenimento deve essere regolata per raggiungere il livello desiderato di sedazione. Popolazioni speciali. Anziani. Generalmente non è necessario un aggiustamento delle dosi per i pazienti anziani, vedere paragrafo 5.2. I pazienti anziani possono essere predisposti ad un aumentato rischio di ipotensione, vedere paragrafo 4.4, ma i dati limitati disponibili dalla sedazione procedurale non suggeriscono una chiara dipendenza dalla dose. Insufficienza renale. Non ha richiesto alcun aggiustamento delle dosi per i pazienti con insufficienza renale. Insufficienza epatica. Dexmedetomidina viene metabolizzata nel fegato e deve essere usata con cautela nei pazienti con insufficienza epatica. Si può prendere in considerazione una dose di mantenimento ridotta, vedere paragrafi 4 e 5.2. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Dexdor nei bambini di età compresa tra 0 e 18 anni non sono state stabilite. I dati attualmente disponibili sono descritti nei paragrafi 4, 8, 5, 1 e 5, 2, ma non può essere fatta alcuna raccomandazione sulla posologia. Modo di somministrazione. Dexdor deve essere somministrato soltanto per infusione endovenosa diluita, utilizzando un dispositivo di infusione controllato. Per le istruzioni sulla diluizione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Blocco cardiaco avanzato, grado 2 o 3, se non stimolato, da pacemaker. Ipotensione non controllata. Condizioni cerebrovascolari acute. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Monitoraggio. Dexdor deve essere utilizzato negli ambienti di terapia intensiva, camera operatoria e durante le procedure diagnostiche. Non è raccomandato l'utilizzo in altri ambienti. Durante l'infusione con Dexdor, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Studi di interazione sono stati condotti solo negli adulti. La co-somministrazione di dexmedetomidina con anestetici, sedativi, ipnotici e oppiacei può provocare un aumento degli effetti, inclusi gli effetti sedativi, anestetici, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Dexdor durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Dexdor durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. I dati relativi all'uso di dexmedetomidina in donne in gravidanza non esistono o sono in numero limitato. Studi su animali hanno evidenziato tossicità riproduttiva, vedere paragrafo 5.3. Dexdor non deve, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. I pazienti devono essere avvisati di astenersi dalla guida o da altre azioni pericolose per un periodo di tempo adeguato dopo aver ricevuto Dexdor per la sedazione procedurale. Effetti indesiderati. Sintesi del profilo di sicurezza per la sedazione di pazienti adulti in unità di terapia intensiva, Intensive Care Unit, ICU. Le reazioni avverse con dexmedetomidina riportate più di frequente nella, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi. Diversi casi di sovradosaggio da dexmedetomidina sono stati riportati sia nella sperimentazione clinica che nell'esperienza post-marketing. In questi casi sono state riportate velocità di infusione di dexmedetomidina più alte, che hanno raggiunto 60 microgrammi/kg/h per 36 minuti e 30 microgrammi/kg/h per 15 minuti rispettivamente in un bimbo di 20 mesi e in un adulto. Le reazioni avverse più comuni riportate relative al sovradosaggio in questi casi hanno incluso bradicardia, ipotensione, ipertensione, sedazione eccessiva, depressione respiratoria e arresto cardiaco. Gestione. In caso di sovradosaggio con sintomi clinici, l'infusione di dexmedetomidina deve essere ridotta o bloccata. Gli effetti attesi sono principalmente cardiovascolari e devono essere trattati secondo le indicazioni cliniche, vedere paragrafo 4.4. Ad alte concentrazioni l'ipertensione potrebbe essere più importante dell'ipotensione. Negli studi clinici, i casi di arresto sinusale si sono risolti spontaneamente o hanno risposto al trattamento con atropina e glicopirolato. La rianimazione è stata necessaria in casi isolati di sovradosaggio grave con conseguente arresto cardiaco. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Psicolettici, altri ipnotici e sedativi, codice ATC. N05 cm18. Dexmedetomidina ha un agonista selettivo dei recettori alfa, 2 adrenergici con una vasta gamma di proprietà farmacologiche. Ha un effetto simpaticolitico, proprietà farmacocinetiche. La farmacocinetica di dexmedetomidina è stata valutata durante somministrazione endovena, EV, a breve termine nei volontari sani e durante infusione a lungo termine in pazienti ricoverati in terapia intensiva. Distribuzione. Dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di sicurezza farmacologica, tossicità a dosi singole e ripetute e genotossicità. Negli studi di tossicità riproduttiva, elenco degli eccipienti: cloruro di sodio, acqua per preparazioni iniettabili, farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Dexdor a base di dexmedetomidina cloridrato sono dexmedetomidina TAN, dexmedetomidina Everpharma, dexmedetomidina Milan, dexmedetomidina Teva. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.